Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato al Centurion, cogliendo al volo la disponibilità di un nuovo deck builder, Gabriele Viola, che ci ha proposto un approccio al formato un po' diverso dal solito, anche se con un color pie ben definito, il blu. Sui mazzi monocolor abbiamo dedicato diversi video, spaziando tra archetipi anche molto diversi tra loro, ma in questo caso non è tanto il colore a farla da padrone, ma la tribe, che occupa buona parte della lista, una delle più conosciute e iconiche di tutta la lore di Magic, i Tritoni. A rappresentarli degnamente nella zona di comando avremo la loro dea, che incarna alla perfezione tutta l'evasività e l'astuzia che fanno di questa tribe una delle più efficaci tra i formati Eternal, anche a 60 carte, e che per la prima volta nel Centurion prova a dire la sua tra i tavoli del formato. Questa volta vi parleremo di Svilon, Sea and Sky. Siamo al cospetto di una leggendaria iconica che ben rappresenta le peculiarità e lo spirito della sua tribe, che ha al suo attivo molti elementi di spicco, utilizzati come staple anche in altri archetipi non dedicati ai tritoni, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno specifico e 2 blu abbiamo un dio tritone con forza 3 costituzione 4 e ben 3 abilità, alcune delle quali espressamente dedicate alla tribe dei tritoni. Nella prima abilità abbiamo Svilon, Sea and Sky, ha indistruttibile fin tanto che controlli almeno altri 2 tritoni. Nella seconda c'è, ogni qualvolta Svilon attacca, pesca una carta. Infine, nella terza troviamo, gli altri tritoni che controlli hanno Egida 1, ogni qualvolta un altro tritone che controlli diventa bersaglio di una magia o abilità controllata da un avversario, neutralizza quella magia o abilità, a meno che quel giocatore non pacchi un mana generico. In un'unica carta abbiamo un concentrato di vantaggi enorme se ben supportato, un'abilità in grado di proteggere il generale, con l'unico limite di avere altri tritoni in campo, uno strumento di card advantage e uno di protezione per il board verso gli altri suoi simili. Non a caso questa è la dea dei tritoni, visto quanto riesce a offrire, con un costo di cast più che modesto alla sua fedele tribe, che non vede l'ora di scendere in campo e menare le mani, o meglio le pinne, in faccia ai nostri opponenti. Con tutto quello che offre Svilon of Sea and Sky e i suoi confratelli, è chiaro che infarciremo la lista di tritoni in grado di sfruttarne il potenziale, davvero elevato per una singola carta, considerando che riuscirà anche a entrare piuttosto presto in campo, visto il suo costo di casta ragionevole. Per fortuna negli anni si sono stratificati innumerevoli tritoni, a partire da quelli dal costo di un mana, che potranno presto superare il vincolo di protezione del generale, per dargli l'indistruttibilità, con Kosis Trickster, Cursed Crusher, Richard Docksend, River Sneak e Triton Shroudtaker. Indipendentemente dalle loro abilità offerte, quel che ci interessa è avere sempre almeno 2 tritoni in campo, nel caso attiviamo anche una mutable per l'occasione per proteggere al meglio il generale, soprattutto da vratte globali, che potrebbero falcidiare il nostro board. Un altro motivo per prediligere questa tribe passa per i lord che potremo inserire all'interno della lista, alcuni dei quali hanno fatto la storia dei formati Eternal a 60 carta, tra Adaptive Automation, Grand Architect, Lord of Atlantis, Master of Pearl Trident, Merc of Sovereign, Mirror Rougerie e Metallic Mimic. Un pacchetto nutrito che sfrutta anche carte non tritone, ma poco importa per i nostri scopi. Quello che conta è incrementare le statistiche del nostro board, in alcuni casi aggiungendo una keyword, passa isole, dal sapore antico, ma dal potenziale enorme per un mazzo che basa le proprie strategie sulla combat phase. Una tech che renderà tutti i nostri bittanti generali in testa evasivi e letali, anche grazie ad alcune carte di contorno, tra Streambed Aqueduct, Tide Shaper, Seas Claim e Spreading Seas, che aggiungono valore alla nostra azione, anche quando il nostro avversario non gioca a isola per nulla. Un modo subdolo e conveniente per rendere il nostro board sempre in grado di andare a segno, a cui affiancheremo però qualche creatura capace in autonomia di sgusciare tra le difese nemiche, come Miscloth Herald e Tassas God of the Sea, un altro dio a disposizione per le nostre combat. E per rendere veloci le nostre partite, anche grazie a questi stratagemmi offerti dal dio dei mari, utilizzeremo qualche bittante in grado di ingrossare le proprie statistiche agevolmente, con Brimborn Cartrue, Colahorn Commander e Wake Thrasher, abbastanza economici nel cast, ma ben presto letali nell'azione. Il blu ci offre anche un altro tipo di carte interessanti, i cloni, ben rappresentati da Glasspool Mimic e Fantasma di Image, che potranno impersonare qualcuna delle nostre carte migliori per aumentare ancora di più la pressione verso l'altro lato del campo di gioco. Annoveriamo anche un altro effetto utile per le nostre combat, per rimbalzare con Harbinger of the Tides e Subetley qualcosa di problematico sul campo, in particolare le creature, così da attaccare indisturbati o semplicemente togliere quanto basta qualcosa, impedendo la chiusura al nemico. Sul fronte delle protezioni il generale, soprattutto nei primi turno, offre qualcosa di interessante, ma bene, visto il formato da affrontare, adottare qualche tech aggiuntiva, ma con Kira, Grig Glass Spinner e True Nemesis ci possiamo dotare di qualcosa di interessante, anche se non direttamente collegato con la tribe, come nel caso dello spirito.
Anche Cavern of Soul e Teferis Veil ci possono offrire utili elementi per garantirci l'ingresso, evitando i counter o fasando altrove il nostro board, proteggendolo alla fine di ogni combat da possibili interazioni moleste, in particolare le vratte globali, molto problematiche per il nostro game plan. Con finalità simili anche Copala Warden of Waves ci può venire in soccorso, aumentando il costo recast delle interazioni e delle abilità che possono bersagliare la nostra tribe, dandoci maggiori garanzie che resti in vita fino alla fine del match. Sul fronte dei generatori di token non abbiamo molte scelte, ma con Lula Mage Mentor e Master of Waves abbiamo due pezzi capaci da soli di fare la differenza nel loro ingresso o nel corso della partita grazie al potere del numero e delle molte interazioni in nostro possesso. Ulteriore aiuto per migliorare le performance della nostra build arrivano con gli elementi di un tap offerti da Merrow Commerce, Minamo School of Water Age e di tap con Melfort Trister e Tirbender Mage, aprendoci la strada a qualche attacco decisivo in barba al parante di turno reso inoffensivo. Concludiamo la carrellata tra le creature di questa tribe con Thieving Skydiver, che è il suo ottimo Steel Effect, e Melford Withdrobber per un effetto Mill che potrà dare fastidio a più di un avversario, con l'intento di scombinare la pila del Grimorio e chissà, qualche chiusura tutorata in cima. Con tutto quello che offre Svillion of Sea and Sky, da solo o in sinergia con la sua tribe, è chiaro che non avremo molti slot liberi per interagire con gli avversari, ma abbiamo il blu dalla nostra, che ci dà modo di sfruttare un sacco di strumenti adatti a spegnere più di una giocata dell'opponente. Il primo aspetto da considerare sono gli elementi di card draw, che oltre al comandante sono rappresentati da Silfloor Oracle e Silvergill Adept, per darci modo di non restare senza benzina nelle fasi avanzate della partita, così da avere qualche risposta in più al momento giusto. Poi bisogna ottimizzare le mana a disposizione, ma per questo arrivano due carte, un tritone, Stormbrook Banneret, e un artefatto, Aetherald Vial, che possono fare veramente la differenza per coniugare la nostra aggressività con risposte pronte a proteggere la nostra azione. Ci sono poi due elementi ottimi sinergici con il nostro game plan che ci possono offrire molto mana, Nykthos Shrine to Nyx, che ben si incastra con il nostro board a base blu, e Hullbreacher, una stappola indiscussa, che con i suoi tesori ci può permettere di accelerare la venuta dei nostri tonni in campo. La faranno da padrone le risposte tipiche di questo color pie, i counter, con un'ottima selezione tra le 99, potendo anche scegliere molte carte meno note, come Abjure, Foil, Spell Pierce, Tuanor e Unifier Will, oltre a quelle classiche che non possono mancare per frenare quanto basta al nemico di turno. Altra risposta meno nota ma molto valida in questa build monocolor è Washout, che quasi sempre andrà a segno liberando l'altra parte del tavolo, permettendoci comunemente di piegare tutte le nostre creature indisturbati, per danni letali di un'unica mossa. Il fatto di avere un unico colore a disposizione ci permetterà anche di giocare carte modali come Archmage Charm e Cryptic Command, che pur con un costo di cast specifico non peseranno sulla nostra azione, offrendoci sempre un value invidiabile con una singola giocata. Ci sono poi tutta una serie di specifiche di magie tra Chain of Vapor, Commandeer, Spionic Blast e Suspend, che vivacizzano e rendono imprevedibile la nostra azione, dandoci modo di spiazzare l'avversario con delle giocate inattese, almeno in un agro tradizionale. Per lo stesso motivo sono presenti nella lista Divert e Misdirection, utili a ridirezionare magie sgradevoli, soprattutto se si tratta di danni diretti, per rendere la pariglia a chi tenta di ostacolarci nella nostra azione, soprattutto se prova ad azzerare in fretta i nostri punti vita. Chiudono questa sezione del mazzo due carte che sembrano avere poco a che fare con i nostri bittanti, Wither Orb, ben integrato con buona parte dei nostri costi di cast ridotti, e Jace the Mind Sculptor, un viandante che fa del Veglio la sua bandiera e che qui può dire la sua, protetto di trollini e i nostri scaltri tritoni. I passi che hanno portato Gabriele Viola a costruire una build attorno a Svillion of Sea and Sky partono dal suo amore per la tribe, che fonda le sue radici dagli albori di Magic, con un largo impiego nei vari formati, dal Legacy al Modern fino al Pre-Modern. Una prima build, nata attorno a Kumena, Taret o Orazka, dal costo di cast agevole, con un accesso ai colori Simic sfruttando le creature del piano di Ixalan e le magie verdi di supporto, alla fine non è riuscita a decollare, a causa della mancata integrazione tra il generale e la tribe. Con l'arrivo in Modern Horizon 2 di questa Svillion, il nostro deck builder ha iniziato a lavorare alla lista che vi stiamo presentando in questo primer, che non ha ancora una forma definitiva, necessitando ancora di una fase di rodaggio approfondito. In un formato così variabile come il Centurion, ci potremo affacciare con questa Svillion of Sea and Sky alla testa alta, sfruttando tutto il potenziale che il blu ci può offrire, senza disdegnare una certa comicità nella sua costruzione, al netto di alcune stapole irrinunciabili in questo potente colore. La strategia ipotizzata da Gabriele Viola per questa Svillion of Sea and Sky si basa su poche semplici regole, sfruttando al massimo la versatilità della tribe e il grande potenziale offerto da questo particolare comandante. Innanzitutto dobbiamo calare almeno 2 tritoni prima di castare il comandante, garantendogli l'invulnerabilità agli effetti di distruzione, tranne i per Toxis Delage, aggiungendo un ulteriore livello di protezione con Edge da 1 al resto del board.
Non sempre riusciremo in questo intento, quindi sarà bene centellinare le creature, restando aperti per le nostre interazioni come i counter, così da giocare con astuzia, pronti a neutralizzare le minacce avversarie quando si palesano, rinunciando all'esplosività in favore del controllo. Dovremo comunque dirigere le nostre repliche verso quello che lede il nostro gameplay principale, che è basato quasi unicamente sulla fase agro, ma la nostra proattività ci potrà premiare, sia con giocate specifiche, come Seed Floor Oracle, sia con le nostre risposte, soprattutto con quelle che non ci costano mana. Alcune giocate specifiche come Commandeer o Trart e le interazioni offerte da Luna Mage Mentor e Mirror Commerce ci possono permettere un controllo del match impensabile per altri agro basati su una tribe specifica, segno del grande potenziale sotto traccia di questa lista, se è pronta a stupire l'opponente di turno. Grazie ai consigli del nostro deck builder, proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Svielun of the Sea e Sky si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso gli agro deck, a fronte dei primi 2 turni in cui possiamo calare pezzi anche noi, ci comporteremo come un control vero e proprio, sfruttando il generale alcune delle nostre tech per fermare la loro race, magari sfruttando in risposta alle carte che ci danno l'evasività. Verso i midrange deck dovremo agire diversamente, popolando in fretta il board e replicando con le nostre interazioni solo i pezzi più problematici, sfruttando a nostro favore gli elementi che sballano la loro mana base, dandoci anche modo di colpirli di sorpresa con un attacco letale. Verso i control deck la linea si fa ancora più dura, dovremo malligare anche aggressivamente per essere sicuri di essere esplosivi nei primi turni, stupire l'avversario con giocate spiazzanti, come i nostri counter a 0, cercando di chiudere la partita prima che possa avere mana a sufficienza per fermarla in ogni nostra giocata. La carta chiave per risolvere questi match non certo facili è Winter Orb, spegnendo le risorse dell'opponente quanto basta per costruire il nostro board, aiutati dalla curva mana ridotta e da alcuni dei nostri trick, da maestri del mare. Verso i combo deck, a differenza di altri aggro, abbiamo l'arma dei counter, quindi dovremo prendercela comoda restando open per almeno un counter in caso d'emergenza per fermare l'avvio della loro chiusura o di una giocata troppo vantaggiosa per il nemico, cercando di tenere Svileon in campo a proteggerci al meglio. Con la forza della tribe dei tritoni offerta da Svileon of Sea and Sky, il nostro Gabriele Viola non ha ancora trovato l'unica modalità con cui far evolvere la lista, con diversi piani di gioco disponibili, su cui puntare per una build definitiva, tra tante opzioni di personalizzazione e disponibilità di carte, vecchie e nuove. Le scelte tra i tonni sono molteplici, da troppo a uno come Miss Caller o Bentic Biomancer, che offrono delle tech interessanti, a Talader Acquisitor, per rubare artefatti molesti come Shadow Spear, vera nemesi per il nostro generale. Potremmo poi puntare, vista la potenziale indistruttibilità della nostra dea, a un piano Voltron, con le molte spade disponibili tra Shadow Spear, Umezawa's Jitte, Sword of Fire and Ice e Commander Plate, sfruttando anche il blu come colore per tutorare i pezzi migliori. Se invece trovate intrigante colpire la mana base avversaria, ci sono molteplici scelte, sinergiche anche con l'abilità Passa Isole e non solo, tra Shimmer, Illusionary Terrain e Phantasmal Terrain, mandando in fumo le velleità di più di un avversario, anche tra i monocolor. Possiamo persino puntare a un piano Denial pesante, con l'aggiunta di alcune carte come Declaration on Out, Mana Vapors e Exhaustion, punendo i mazzi che si tappano auto o necessitano di avere tutto il mana a disposizione per funzionare a dovere. Insomma, abbiamo l'imbarazzo della scelta per personalizzare la lista governata da questa tribe. Abbiamo concluso questa disamina, ringraziamo per la disponibilità Gabriele Viola che ci ha illustrato questo strano comandante, che al momento vede ancora poco gioco, ma offre un grande potenziale, anche grazie alla tribe che governa con saggezza. Se volete affrontare il formato senza un investimento elevato sin da subito e volete provare un archetipo che vi offra molti spazi di personalizzazione, questa Svileon Sea and Sky potrebbe fare a caso vostro, soprattutto perché vi dà accesso a diversi piani di gioco, tutti diversi tra loro. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guide alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video. Grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.